tutorial di oggi vado ad usare questa fettuccia Inda Licra, produzione Borgo dei Pazzi. Abbiamo un 97% di polipropilene e il 3% è licra. L'etichetta ci dà dei consigli, chiaramente, uncinetto 8-10, il lotto è questo qui e poi ci dà ovviamente tutte le indicazioni anche per lavare questo tipo di fettuccia. Allora ragazze, io vi devo dire la verità, quando mi è arrivata avevo dei dubbi, perché vi faccio vedere com'è questa fettuccia. Quindi vedete, ha una forma tubolare e io sinceramente ho detto, ma come sarà questa fettuccia? Avevo veramente dei seri dubbi. La mia esperienza però mi insegna che non si giudica un libro dalla copertina, e infatti poi sono veramente rimasta felice del risultato. Perché? Perché questa fettuccia è ovviamente, ha una componente di licra, però non è esageratamente elastica. Poi, come potete vedere, è perfetta nel taglio, cosa che purtroppo la maggioranza della fettuccia non ha. Abbiamo 500 grammi di fettuccia che non viene mai interrotta, quindi di conseguenza riusciamo a lavorare in maniera lineare un bel po' di progetto senza quelle continue interruzioni che di solito ha la fettuccia quella riciclata. Quindi io sinceramente sono veramente felice di proporvi questa fettuccia. Vi farò diversi progetti. Oggi il progetto che andiamo a lavorare è un progetto estremamente semplice per i principianti, quindi basta seguire attentamente il tutorial, che sicuramente è ovviamente una conoscenza base dell'uncinetto, visto che andiamo ad usare catenelle e maglia bassa. Come potete vedere, io qui ho due colori, ma chiaramente sul sito di Borgo dei Pazzi voi avete a disposizione vari colori. Io per il tutorial vado ad usare questo giallo ocra, ma come vi dicevo potete ovviamente poi scegliere il vostro preferito. Nel box informazioni e nel primo commento trovate il link per acquistare la fettuccia e in più troverete un codice sconto di 5 euro inserendo appunto il codice che vedete qui sullo schermo. Adesso passiamo al tutorial. Iniziamo il nostro progetto con uncinetto numero 8 e mettiamo su 18 catenelle. In centimetri sono circa 20 centimetri. Adesso guardate, io giro la lavorazione e entro in questi anellini retro e lavoro una maglia bassa in ogni anellino retro. Quindi vedete, questa è la catenella davanti, io entro da dietro in questa maniera qui e lavoro una maglia bassa in ogni punto. Potete lavorare anche con un uncinetto un po' più grande, io preferisco usare l'uncinetto numero 8 perché voglio, vedete, una lavorazione più compatta. Però se voi avete la tendenza a tirare troppo il lavoro, aumentate l'uncinetto. Il consiglio è 8, 9 oppure 10, quindi una media tra l'8 e il 10. Quindi andiamo a proseguire così fino a completare le nostre 17 maglie basse totali. Completata la nostra riga, vedete, questo sarà il risultato. Come potete vedere, questa fettuccia tiene veramente bene, non ci sono, vedete, imperfezioni nella lavorazione e abbiamo un lavoro molto compatto. Adesso una catenella, giriamo il nostro lavoro e in ogni maglia bassa, vedete, io prendo entrambe le asole, lavoro una maglia bassa. E completiamo l'intera riga con le nostre maglie basse. Adesso non dobbiamo fare altro che andare a proseguire sempre alla stessa maniera per un totale di 6 righe. Giriamo il lavoro e lavoriamo sempre una maglia bassa in ogni maglia bassa e lavoro un totale di 6 righe. Ho completato le mie 2, 4, 6 righe e ho un'altezza di 8 cm per una larghezza totale di 22 cm. Quindi se state lavorando con un altro filato
non dovete tenere conto delle numere delle righe ma dei centimetri, quindi lavorare i miei stessi centimetri. Ovviamente tenete conto che la forma della borsa è dovuta molto al filato che uso io, quindi probabilmente non avrete la stessa bombatura che vado a realizzare io, cioè il risultato cambierà un po' se andate ad usare ovviamente del cordino. Adesso iniziamo la settima riga. Per la settima riga una catenella, giro il mio lavoro e qui devo andare a lavorare una diminuzione. Quando mi trovo in questa maniera qui, vedete, io semplicemente salto un punto, quindi il primo punto non lo lavoro e entro nel secondo, quindi così effettuo la prima diminuzione e a questo punto vado a mettere un marcapunti perché per i principianti è più semplice individuare dove dovremo poi lavorare il punto una volta che giriamo il lavoro, quindi quando ritorniamo da quest'altra parte, vi raccomando, così sicuramente non fate errori. Adesso una maglia bassa in ogni maglia bassa. Quando arrivo, vedete, negli ultimi due punti, anche qui devo effettuare una diminuzione. Entro nel primo, carico il filo, entro nel secondo, carico il filo e chiudo tutto insieme in questa maniera qui. Quindi abbiamo diminuito di 2 maglie la lavorazione, erano 17, adesso dobbiamo avere 15 maglie basse. Adesso per l'ottava riga una catenella, giriamo il nostro lavoro e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto, quindi per questa lavorazione non realizziamo nessun aumento, semplicemente una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare al marcapunti. Arriviamo dove abbiamo il marcapunti, lo togliamo, lavoriamo la maglia bassa, l'ultima maglia bassa per questa riga e adesso iniziamo la nona riga. Una catenella, giriamo il lavoro e qui dobbiamo andare ad effettuare di nuovo una diminuzione perché praticamente alterneremo una riga con le diminuzioni e una riga senza diminuzioni. Quindi salto questo punto, non lavoro questo punto, vedete, invece di entrare qua entro in quello dopo e qui vado sempre a mettere un marcapunti. Ovviamente per le principianti mettetelo anche dall'altra parte, qui vi potete confondere e quindi io lo metto qui visto che lavoriamo diversamente rispetto alla fine. E adesso una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare a fine riga. A fine riga abbiamo gli ultimi due punti e qui lavoriamo una diminuzione, carichiamo il primo, entriamo, carichiamo il secondo, 3 fili sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme. Come potete vedere la lavorazione è bella compatta. A questo punto dobbiamo andare a lavorare l'altra riga senza diminuzioni, quindi abbiamo lavorato 2, 4, 6, 8, 9 righe, la decima riga una catenella, giriamo il nostro lavoro e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare al marcapunti. Arriviamo al marcapunti, togliamo il nostro marcapunti e chiaramente qui lavoriamo la nostra maglia bassa. Lavorate adesso le nostre 10 maglie basse, lavoriamo le ultime due, quindi l'11ª maglia bassa con la nostra diminuzione, quindi salto, vedete questo punto, non entro qui ma entro qui e lavoro una maglia bassa. Qui vado a rimettere il marcapunti e poi una maglia bassa in ogni punto per tutta la riga. Arrivati negli ultimi due punti, una diminuzione, carichiamo il primo, carichiamo il secondo e chiudiamo tutto insieme in questa maniera qui. A questo punto abbiamo 2, 4, 6, 8, 10 e 11 maglie basse.
Ora lavoriamo l'ultima riga senza diminuzione, quindi giriamo il lavoro e una riga di maglie basse, completando praticamente la 12ª riga. A questo punto, come potete vedere, il nostro pannellino è completato. Adesso ho un pannello che ha un'altezza superiore di 13 cm, inferiore di 22 cm ed un'altezza totale di circa 15 cm. Queste devono essere le misure con qualsiasi filato voi andiate a lavorare. Adesso guardate, noi andiamo a lavorare un giro di maglie basse tutte intorno. Iniziamo, qui ho lavorato, vedete, una maglia bassa, lavoro un'altra maglia bassa e qui andiamo a mettere un marcapunti, perché così ci ricordiamo ovviamente dove abbiamo iniziato. Adesso guardate, in ogni riga corrispondente andiamo a lavorare una maglia bassa qui, nella prossima riga lavoriamo una maglia bassa. Ora qui abbiamo lavorato una maglia bassa, nella prossima riga lavoriamo un'altra maglia bassa, stessa cosa per quest'altra riga, lavoriamo un'altra maglia bassa e quindi una maglia bassa, vedete, per ogni riga corrispondente. Come potete vedere, guardate, questa fettuccia ci dà proprio la possibilità di avere un lavoro, vedete, molto compatto, quindi va già a creare, vedete, la bombatura. Qui ho la riga, qui ne ho un'altra e quindi entro qui, un'altra riga corrispondente, entro qui e così, vedete, per ogni riga. Essendo la fettuccia più doppia, vedete, è più semplice individuare ovviamente i punti di lavorazione. Arriviamo nell'ultima riga laterale ed ecco, guardate come si presenta, vedete, la lavorazione. Adesso dobbiamo lavorare nelle maglie basse, vedete, sottostanti, quindi io per girare il lavoro, vedete, entro di nuovo in questo punto, quindi lavoro 2 maglie basse e poi, quindi nello stesso punto, vedete, prima di andare a lavorare sulle maglie basse, lavoro 2 maglie basse, vedete, nell'angolo, e poi entro sulla maglia bassa e lavoro una maglia bassa e poi una maglia bassa su ogni maglia bassa. Ed ecco, vedete come si forma il nostro angolo. E adesso lavoriamo una maglia bassa su ogni maglia bassa fino ad arrivare nell'ultima maglia bassa. Arrivati, vedete, nell'ultimo punto, quindi nell'ultima maglia dove abbiamo, vedete, l'anellino che abbiamo iniziato il lavoro, entro e lavoro 2 maglie basse, sempre per girare, vedete, il lavoro in questa maniera qui. Tirate ovviamente per stringere e adesso, vedete, nelle righe corrispondenti entriamo e lavoriamo sempre una maglia bassa in ogni riga corrispondente fino ad arrivare dove abbiamo, vedete, di nuovo l'angolo. Una volta, vedete, che noi abbiamo lavorato tutto il lato praticamente corrispondente sempre ad ogni riga, io arrivo, vedete, nell'ultima riga. Adesso devo andare a lavorare qui sulla prima, vedete, maglia bassa, quindi entro e anche qui lavoro 2 maglie basse in questa maniera qui e poi una maglia bassa su ogni maglia bassa fino ad arrivare dove abbiamo il marcapunti, quindi dove abbiamo iniziato, vedete, la nostra lavorazione.
arriviamo, vedete, nella maglia bassa precedente al marcapunti. Ok, vedete, perché qui abbiamo lavorato 2 maglie basse, abbiamo la maglia bassa doppia e quindi ci fermiamo qui in questa maniera. Adesso noi dobbiamo andare a lavorare ancora un'altra riga. Per questa riga io lavorerò solo qui, vedete, per girare il lavoro un'altra maglia bassa. Quindi dove abbiamo messo il marcapunti noi lavoriamo nel punto precedente. Togliamo il nostro marcapunti e lo mettiamo, vedete, da quest'altra parte dove abbiamo le 2 maglie basse. Io lo metto sulla seconda partendo da qui, quindi ne abbiamo 1 e 2. Io sulla seconda, vedete, da destra metto il marcapunti. E adesso dobbiamo semplicemente lavorare una maglia bassa su ogni maglia bassa e qui non faremo nell'angolo nessuna maglia bassa doppia. Vedete, semplicemente quando arriviamo qui lavoreremo una maglia bassa, una maglia bassa, una maglia bassa, una maglia bassa, quindi nessun aumento. Ed ecco, vedete come si presenta la lavorazione. E andiamo a proseguire fino ad arrivare al marcapunti. Arriviamo, guardate, nel punto precedente e lavoriamo 1 e 2 maglie basse. Quindi, visto che di qua abbiamo lavorato, vedete, le 2 maglie basse, lo facciamo anche di qua. A questo punto tagliamo e tiriamo in questa maniera qui. Io mi aiuto con un ago, ma ovviamente potete chiudere anche con un uncinetto, vedete, un ago di ferro. Tolgo il marcapunti. Adesso guardate, affinché non venga lo scalino saltiamo questo punto ed entriamo in questo, vedete, sul davanti, in questa maniera, ricreando, vedete, l'asola, e poi entro da dietro così e poi all'interno, vedete, della fettuccia. A questo punto taglio e saldo con accendino. In questa maniera qui. E così, vedete, abbiamo lavorato una parte. Adesso andiamo a lavorare un'altra parte, vedete, praticamente identica, quindi dobbiamo avere 2 parti identiche. Fatto questo, vedete, dobbiamo andare a cucire sul rovescio. Questa è la parte dritta, noi facciamo in questa maniera qui e sovrapponiamo parte dritta con parte dritta, vedete, in questa maniera, in modo da cucire questa parte e lasciare aperto ovviamente solo la parte superiore. Per andare a cucire noi come punto di riferimento prendiamo, vedete, dove abbiamo lavorato le 2 maglie basse, quindi le maglie basse doppie. Entriamo, guardate, sulla prima in questa maniera, entro prendendo la solina esterna da questa parte. Di fronte ho sempre, vedete, le 2 maglie basse, prendo la solina esterna dall'altra parte, quindi non questa ma quella esterna dall'altra parte. Mi aggancio con il filo, lavoro una catenella, poi entro di nuovo e lavoro una maglia bassa in questa maniera qui. Adesso prenderò sempre, guardate, la solina esterna da questa parte e nella parte frontale prenderò quella esterna da quest'altra parte, vedete, lavorando una maglia bassa, e faccio così ovviamente in ogni punto.
in questa maniera, vedete? Andiamo quindi a lavorare così, avendo da quest'altra parte questo risultato, vedete, questa specie di piccolo laterale che si va a creare. Quindi dobbiamo andare a completare tutta questa lavorazione lavorando in un punto e poi in un altro. Fate attenzione ovviamente a non saltare nessun punto. Ovviamente se abbiamo lavorato correttamente, abbiamo gli stessi punti, li arriveremo, vedete, da quest'altra parte, lasciando questa parte aperta. Sono arrivata, vedete, dove ho i due punti doppi, quindi le due maglie basse nello stesso punto, sia qui che frontalmente. Quindi entro nel primo e lo lavoro e poi entro nel secondo e lo lavoro. E qui ovviamente abbiamo terminato, vedete. Ora dobbiamo andare a capovolgere la borsa. Capovolta, vedete, la borsetta, abbiamo questa borsetta, guardate, bombata, e potete anche non foderare in questo caso perché veramente tiene su benissimo. Adesso abbiamo, vedete, ancora il nostro filato qui, e qui come potete vedere io ho i due punti e dentro in questa maniera così, lavorando una maglia bassa, e qui mettiamo il marcapunti. E ora in ogni punto entriamo e lavoriamo una maglia bassa. Arriviamo nei lati, vedete, prendiamo entrambe le asole così, qui le prendiamo entrambe, vedete, perché qui abbiamo lavorato, sono aperte, prendiamole entrambe e andiamo a proseguire fino ad arrivare al marcapunti. Arriviamo, guardate, nei lati, prendiamo sempre entrambe le asoline, vedete, così, andiamo da sotto, e poi qui dove abbiamo il marcapunti entriamo e chiudiamo a maglia bassissima in questa maniera. Tagliamo ovviamente il filo e lo andiamo a nascondere. Mi aiuto sempre con un ago, potete usare anche l'uncinetto, vedete, in questa maniera io entro così e poi entro al centro in questa maniera qui, e ovviamente poi vado all'interno e vado a nascondere. Se volete un'apertura più larga, io questa l'apertura che ho realizzato io è da borsetto ovviamente piccola, ho un'apertura di 15 centimetri. Se volete questa apertura più larga dovete praticamente iniziare a lavorare dalla seconda maglia bassa e non dalla prima, dipende insomma come vi piace di più. Se vi piace insomma più aperta, ecco, basta scendere ovviamente e avrete un'apertura di circa 1 centimetro in più. A questo punto io ho lavorato questi manici che sono una semplice spighetta rumena. Ho realizzato un video e chiaramente ve lo andrò a mettere nel box informazioni, ma anche nel primo commento. Semplicemente adesso guardate, io avevo mi devono arrivare i ganci in oro, e quindi per ora metto questi qua in argento, però è chiaro che poi andrò ad inserire quelli là oro perché si abbinano meglio. Ai lati semplicemente vado, vedete, così ad agganciare l'anello, quindi è veramente molto molto semplice. Questo è un progetto adattissimo per le principianti, in questa maniera, ed ecco che
a questo punto la nostra borsetta, vedete, è terminata. Quindi il progetto è veramente molto semplice. Io spero che vi sia piaciuto. Se è così mettete un mi piace, chiaramente iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi saluto e vi rimando ovviamente ad uno dei miei prossimi tutorial.